Nel 96 l'italiano Superbike aveva disputato alcune gare con un numero ristretto di piloti. Così la federazione ha ritenuto di poter rinfoltire le griglie unendo alla Superbike la classe Open, aperta a ogni motocicletta a 4 tempi. L'esperimento è riuscito, infatti qui a Misano alcuni piloti addirittura non si sono qualificati. Parte in testa Serafino Foti, pilota del team Giocamoto su Ducati. Dietro di lui si pone il modenese Ferdinando Di Maso alla guida di una Kawasaki. Ambedue questi piloti hanno preso parte anche a gare del mondiale Superbike. Seguono Dallaglio, Arnoldi, Vittorio Scatola, Cantalupo, Bruno Scatola, Malvini, Pittaluga, Rigamonti, Marchetti, il pilota della Repubblica Ceca Jorvi Giri e Riccardo Leonetti. Una lista che comprende 4 titoli italiani e un titolo ceco, quindi una griglia non solo folta, ma anche qualificata. Di Maso è ancora secondo, seguito da Dallaglio, Assirelli, che si è subito riportato in avanti dopo una brutta partenza, e da Arnoldi. Ed ecco l'attacco di Dallaglio in sella a una Yamaha Geminiani classe Open. Alla quercia supera l'interno Di Maso e si porta in seconda posizione, primo tra gli Open. Solitario al comando di tutta la gara Foti, che si è distinto in tutte le cilindrate e i campionati in cui ha corso. È stato già campione italiano della 125. Di Maso si è già riportato al secondo posto. La lotta tra lui e Dallaglio non troverà certificazione nella classifica, in quanto Di Maso corre per la Superbike e Dallaglio per la Open. Dietro di loro, Assirelli, con una Yamaha categoria Superbike, è pronto ad entrare in lizza. Un attacco di Maso su Dallaglio al curvone Bellaria che fu teatro del clamoroso sorpasso di Gobert a Kocinski. Foti aveva già corso nel 96 per il team Giocamoto, risultando decisivo nell'aiutare Paolo Casoli a conquistare il titolo. Di Maso, Dallaglio e Assirelli, in lotta tra loro per la seconda posizione, devono vedersela anche con il problema dei doppiaggi. 2 di loro non arriveranno al traguardo. Nonostante la piccola statura, Foti, 30 anni, è perfettamente in grado di dominare la potenza sprigionata da una Ducati 996 Superbike. In pieno rettilineo, Assirelli rompe il motore della sua Yamaha e si dispera. Poco prima era caduto alla variante Arena Dallaglio, che aveva la vittoria della classe Open a portata di mano. Il numero 9 Pittaluga duella con Brugnara sulla gialla Ducati. Brugnara, in 8ª posizione assoluta, sarà il vincitore della classe Open, davanti a Luigino Faccio e Riccardo Leonetti. Foti viaggia sicuro e indisturbato verso la vittoria. Nella scorsa stagione aveva corso nella classe Supersport, ridebuttando in Superbike a fine stagione. Neppure i doppiati gli arrecano problemi. Non così per Di Maso, che è secondo. Incontra Bocelli proprio nella parte più lenta della pista, alla brutta pela, e deve attendere per superarlo. Il pubblico sta per ammirare l'impennata lunghissima con la quale Foti festeggia la vittoria nella prima prova di campionato. Foti penserà ora a prepararsi per la prova di campionato del mondo che tra 2 settimane si correrà qui a Misano e che dopo questa prestazione potrebbe vederlo tra i protagonisti. Il presidente di Assomoto, Renzo Catalucci, premia i migliori della Superbike e della Open. Da sinistra a destra, Di Maso, Foti e Cantalupo. La Superbike parte sul bagnato. La pole position non porta vantaggio a Foti, che rischia di cadere e perde le prime posizioni. Subito fermo uno dei pretendenti al titolo Open, Marco Dallaglio con le gomme slick. Ma dopo mezzo giro Foti è già in testa, inseguito da Di Maso, Dactola, Assirelli, Vittorio Scatola, Pittaluga, Saracco, Iaccheri, Chiapello e Brugnara. Foti e Di Maso, piloti di team di livello iridato come il Giocamoto e il Bertocchi, sembrano predisporsi alla fuga. Per la terza posizione, il sorpasso di Assirelli su Scatola all'interno in uscita dal tornante. La pista è viscida anche se non bagnatissima, per cui pone frequenti insidie ai corridori.
Infatti, Foti e Di Maso iniziano ad allontanarsi dagli altri già al secondo giro. Riescono a sfruttare alcune fasce di asfalto quasi asciutte per curvare ginocchio a terra. Assirelli è in terza posizione e sogna di poter raggiungere almeno Foti. Il forte pilota faentino cambierà team durante il campionato. Foti tenta di allungare, ma non sarà la sua giornata migliore. Sta infatti per accusare dei problemi alla frizione che con pista umida lo limitano notevolmente. Infatti ecco che davanti c'è la moto di colore verde, cioè la Kawasaki del modenese Ferdinando Di Maso, che nella parte nascosta della pista romana ha operato un sorpasso relativamente semplice da eseguire. Di Maso ha iniziato a gareggiare nella classe 600 monomarca, ha fatto alcune gare anche nella 125 Grand Prix, dove pure ha ottenuto buoni risultati. Poi è tornato alla quattro tempi, partecipando anche da pilota privato al mondiale Superbike. Quest'anno otterrà il platonico titolo di vice campione italiano Superbike. Ed ecco Assirelli, che guida una Yamaha versione 95 aggiornata e preparata da Lauro Pirelli. Nella gara precedente Di Maso aveva concluso secondo, dietro a Foti, che sta tentando di sorprenderlo nel finale. Di Maso procede al doppiaggio di Riccardo Leonetti. Continua a tirare molto perché sa che Foti è fortissimo e legge sui cartelli del box che il piemontese non si è fatto arreso. Il distacco infatti è ancora esiguo. A metà gara però Foti sembra destinato al ritiro. Si trova addirittura in quinta posizione dietro a Di Maso, Assirelli, Pittaluga e Cantalupo, ma saprà reagire a questo momento di grande difficoltà. Col numero 22, Bruno Scatola è al momento in testa alla classifica della Open. Ed ecco infatti che Foti torna avanti. Dopo aver superato Cantalupo e Pittaluga, ora va all'attacco di Assirelli. Lo supera con una rischiosa traiettoria esterna alla curva del semaforo. Un grande rischio che gli costa 2 gravi imbarcate in uscita curva in accelerazione. Foti però le controlla molto bene. L'insidia successiva è quella dei doppiaggi di Bosetti a Lanisto. Benché le bandiere blu dei commissari di percorso siano tempestive, è una fase delicata perché un'incomprensione potrebbe riaprire le porte ad Assirelli. Solitario oramai Di Maso. Eccolo con la bella sagoma verde della sua Kawasaki 750 spuntare alla trincea. Dietro di lui 2 piloti che non sono a pieni giri, Marchetti e Vittorio Scatola. Poi, con una decina di secondi di ritardo, Foti che manterrà questo svantaggio fino al traguardo. Ad ogni giro si cronometra il distacco perché si ha l'impressione che Foti possa recuperare, ma non è così. La pioggia ricomincia a cadere. Ed è Foti uno dei primi ad accorgersene, vittima di una sbandata che Serafino riesce a controllare in frenata. Dopo questa gara, la classifica del campionato italiano Superbike vedrà al comando a pari punti 45 i 2 vincitori delle prime 2 corse, Foti e Di Maso, che sono stati secondi nella gara non vinta. Al terzo posto, con qualche residua speranza di vittoria finale, Giorgio Cantalupo con 29 punti. Per quanto riguarda la Open, è Chiapello a comandare la classifica con 26 punti, poi Brugnara e Bruno Scatola con 25. Iaccheri, futuro campione italiano, è soltanto quinto, con 6 punti di ritardo dal leader. Iaccheri corre con una stranissima moto, una Africa Twins, quindi una moto da enduro stradale cui è stato montato con le debite modifiche un potentissimo motore prelevato da una Honda 900 Fireblade. Questo prototipo ha dapprima suscitato qualche sorrisetto, ma poi Iaccheri, a suon di risultati, ne ha imposto la validità, vincendo il titolo italiano a pari merito con il ducatista Brugnara. Di Maso tenta perfino un'impennata sul bagnato e con questa vittoria può ora sperare nel titolo italiano. Superando alcuni doppiati all'esterno, arriva al traguardo anche Foti, secondo, terzo è Assirelli davanti a Cantalupo e Pittaluga. Per la Open, primo Scatola, secondo Iaccheri, terzo Biasion, poi Chiapello e Scatola Bruno. Sul podio, i 3 premiati della Superbike si dimostrano, oltre che forti piloti, anche persone cortesi e rispettose dell'avversario. Ultima gara anche per le classi Superbike ed Open.
Nella massima categoria, Foti e Di Maso sono a pari punti, a quota 45. Nella Open ci sono 5 piloti in 6 punti: Chiapello, Brugnara, Scatola, Leonetti, Faccio e Iaccheri, per cui la lotta è davvero apertissima. Foti parte in testa, dietro di lui Di Maso, Dallaglio, Cantalupo, Saracco, Iaccheri, Brugnara, Assirelli e Pittaluga. Ma gli sguardi del pubblico sono riferiti più che altro all'ex campione del mondo della classe 500, il mitico Marco Lucchinelli. Dopo 5 anni di assenza dalla Superbike, a 43 anni compiuti, Lucchinelli ritorna in gara. Parte al 10° posto, risale fino al 5° prima di ritirarsi per un guasto. La sua prova è comunque più che positiva. Davanti ci sono in fuga Foti, poi Di Maso e Dallaglio. Al 4° posto, pronto a ricongiungersi ai 3 fuggitivi, Cantalupo. Sul traguardo, al 5° posto, col numero 34, si scorge nitidamente Iaccheri, in gara con la Africa Twin a motore Honda Fireblade 900. È già in ottima posizione e quella di oggi sarà per lui una gara davvero trionfale. Con la moto gialla, la tuta nera e il numero 69, Marco Lucchinelli in piena rimonta. Uno spettacolare guasto, Liverani spacca il motore della sua Yamaha proprio prima della curva del carro, olio in pista. Foti ha allungato il passo ed è riuscito ad allontanare il suo rivale per il titolo, Di Maso. Egli a sua volta ha staccato Marco Dallaglio, che è terzo. Al 5° posto con la Yamaha numero 4 viaggia Assirelli, inseguito da Lucchinelli, ora quinto. I primi 3 si sono riavvicinati e così torna in palio anche il titolo italiano. Incerta anche l'assegnazione della singola gara, visto che anche Dallaglio è lì. Ed ecco Lucchinelli al 5° posto dietro ai 2 contendenti per il titolo Open, Iaccheri e Brugnara. Il primo in grandissima forma, l'altro in difficoltà per l'errata scelta di gomme. Il traguardo si sta avvicinando e la situazione è ancora molto incerta in ambo le classi che stanno gareggiando in questa corsa. Il titolo italiano potrebbe essere assegnato allo sprint di questa ultima gara, tanto equilibrata è la classifica che nella Open ci sarà una sorpresa imprevedibile. Ma dopo qualche giro, Foti è di nuovo più lontano dall'avversario Di Maso ed allora si comprende che il torinese ha la gara in pugno e può amministrarla a suo piacimento. Lucchinelli riceve grandi ovazioni ad ogni passaggio, è ancora in 5ª posizione assoluta e potrebbe salire sul podio della Superbike se il suo motore non finisse per rompersi, costringendolo all'abbandono. E pensare che inizialmente il propulsore era destinato a Foti, che se lo avesse usato avrebbe perso il titolo. Altri ritiri per Balzarotti e Cantalupo, di cui vediamo le moto in corsia box. Ed ora è la volta dell'ex campione italiano Dallaglio, cui si rompe la catena. Ora Foti è più avanti e quindi più tranquillo, il titolo si avvicina. Di Maso è ormai sconfitto, ma conquisterà il 2° posto in campionato. Ed ecco Cantalupo, che tra poco si ritirerà. Stava facendo una gran bella gara, ma anche per lui la sfortuna è in agguato. Un'immagine anche per Pittaluga, numero 9, qui ritratto durante dei doppiaggi. Pittaluga, che ha partecipato anche ad una gara del mondiale, concluderà al 3° posto sia la gara che il campionato. Si avviano dunque verso il finale i 2 piloti di testa: Foti, torinese 30 anni, che ha partecipato anche al mondiale 125 e al mondiale Superbike con squadre private, e Ferdinando Di Maso, modenese 29 anni, che ha sempre corso con le grosse 4 tempi. Anche lui ha fatto una stagione nel mondiale. E vediamo le classifiche finali di questa rocambolesca gara. Nella Superbike, primo Foti, secondo Di Maso, terzo Pittaluga, poi Marchetti e Rigamonti. Nella Open ha vinto Iaccheri davanti a Brugnara, Vittorio Scatola, Bruno Scatola e Marano. Nel campionato italiano Superbike, primo Foti, secondo Di Maso, terzo Pittaluga e quarto Cantalupo. Nella Open, campioni italiani ex aequo Iaccheri e Brugnara, terzo Bruno Scatola. Ed ecco la bandiera a scacchi che chiude questa lunga gara. Premia ai piloti l'ex campione italiano e vice campione mondiale Superbike Davide Tardozzi.